come e dove comprare Bitcoin nel 2025. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi torniamo a parlare di come acquistare Bitcoin. Questo è un tema ricorrente perché passa il tempo, variano i metodi di acquisto, arrivano nuove regolamentazioni, insomma tutto cambia, ma una cosa rimane certa: noi vogliamo comprare Bitcoin. Sul mio canale trovate già diversi metodi di acquisto, ma oggi cerchiamo di fare una lista aggiornata per il 2025 con i vari metodi di acquisto e le varie modifiche che ci sono state all'inizio di quest'anno, anche a causa delle nuove regolamentazioni entrate in vigore. Vediamo di distinguere i metodi di acquisto in base alle varie esigenze delle persone. Faremo quindi delle macro categorie all'interno delle quali racchiuderemo i diversi servizi. Ovviamente quelli che vedremo non sono gli unici metodi, ma elencheremo quelli più conosciuti e di conseguenza quelli un pochettino più sicuri. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video, oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. Vi ricordo anche che, una volta acquistati, è importante che i Bitcoin vengano tenuti al sicuro e il miglior modo per farlo è utilizzare un hardware wallet. Se ancora non lo avete e dovete acquistarlo, potete utilizzare il codice PLAK per avere uno sconto del 5% sull'acquisto dei prodotti Bitbox come il Bitbox 02, del quale trovate anche il tutorial completo sul mio canale. Questo hardware wallet è facile da usare, ma allo stesso tempo sicuro e con tante implementazioni che vengono aggiunte periodicamente. Vi lascio il link diretto in descrizione. Vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Allora, facciamo così. Inquadriamo il cliente tipo e vediamo che opzioni di acquisto ha. Cliente di tipo 1. Persona estremamente riservata che non vuole far sapere a nessuno che compra Bitcoin. In questo caso la sua opzione sarà quella di minare Bitcoin. Grazie al... direte voi, no? Ma questo è il miglior modo per mantenere la propria privacy. In alternativa si possono vendere prodotti o servizi, magari online, dove non compare il vostro nome e dove non dovete incontrarvi con nessuno. Nel caso del mining, le commissioni per questi acquisti possiamo intenderle come i costi per minare e obiettivamente non è per niente conveniente. Diciamo che risulta molto costoso. Per quanto riguarda invece la vendita di prodotti, non avete commissioni sostanzialmente. Il tasso di cambio lo decidete voi, ma dovrete vendere tanti prodotti per acquistare tanti sats. Cliente di tipo numero 2. Persona molto riservata che non vuole lasciare documenti in giro, non vuole lasciare tracce informatiche e vuole pagare in contanti. In questo caso abbiamo lo scambio peer-to-peer di persona, quello fisico, dove l'unica persona che sa che state acquistando è la vostra controparte, più eventualmente un'altra persona che fa da garante o comunque un gruppo ristretto di persone. In questo caso non c'è scambio di documenti e non si lasciano tracce elettroniche. Si espone soltanto la propria faccia senza dover necessariamente rivelare il proprio nome. Questo metodo è ancora uno dei migliori. Presenta sempre qualche rischio, nel senso che è bene non incontrarsi con il primo che capita per fare questi scambi, ma è bene sfruttare i luoghi di incontro della vostra zona, dove c'è un minimo di sicurezza in più. Le commissioni sono tendenzialmente alte, ma qui ovviamente dipende voi da come vi accordate con il venditore, però generalmente si va da un minimo del 5% fino anche a un 10-15%. Un'altra opzione fresca del 2025 è l'acquisto di Bitcoin tramite BitZone, servizio che ho raccontato qualche settimana fa in 2 video dedicati, quindi andateveli a riprendere se ve li siete persi. Anche qui pagamento in contanti, rivelate solamente il vostro nickname Telegram e commissioni che variano molto perché comunque dipendono dal venditore, ma vanno da un minimo del 2,9% circa fino al 15% e oltre. Poi abbiamo delle applicazioni che ci possono essere d'aiuto e delle quali parleremo in futuro, come Vexel, che hanno il compito di far incontrare domanda e offerta per il peer-to-peer. Poi lo scambio avviene di persona e fuori dalla piattaforma. Bene, vediamo ora il cliente di tipo 3. Persona riservata che non vuole dare i suoi documenti in giro, quindi non vuole fare il KYC, ma è disposto a pagare con mezzi elettronici come bonifici, PayPal, Revolut, eccetera. In questo caso abbiamo tutto il mondo del peer-to-peer online e troviamo piattaforme come Bisq, Hodl, Robosats o Pitch, che anche loro si occupano di far incontrare domanda e offerta e si possono trovare offerte da tutto il mondo. Il venditore inserirà la quantità da vendere con il relativo spread e il metodo di pagamento con cui vuole essere pagato. Se a voi soddisfa l'offerta potete accettarlo e concludere l'affare. Anche qui le commissioni variano molto perché dipendono dal prezzo al quale vuole vendere la controparte.
però avete il vantaggio di fare un acquisto peer-to-peer da casa senza fornire documenti a nessuno. Ovviamente se pagate con mezzi elettronici la controparte verrà a sapere il vostro nome e cognome perché farete una transazione direttamente al venditore senza passare dalla piattaforma, quindi rivelerete la vostra identità sostanzialmente. Anche con questi strumenti c'è la possibilità di fare lo scambio di persona, ma è più improbabile rispetto tipo a Vexel, proprio perché ci sono offerte da tutto il mondo, quindi viene difficile fare uno scambio magari di persona con uno che è a Berlino, a meno che non vi troviate là, ecco. Prima di procedere con il cliente numero 4, volevo ricordarvi che anche il 2025 sarà pieno di conferenze Bitcoin in tutta Europa, ma la prima che vi consiglio, e quella alla quale è obbligatorio partecipare, è proprio in Italia, a Brescia. Sto parlando del Bitcare Forum 2025. Il Bitcare si è già imposto come la principale conferenza italiana, con i migliori divulgatori italiani in circolazione. La conferenza sarà tutta in lingua italiana e ci saranno diversi palchi e tanti workshop, quindi vietato mancare, mi raccomando. Ci vediamo il 10 maggio a Brescia. Vi lascio in descrizione il link al sito internet per poter acquistare i biglietti e se utilizzate il codice PLAC avrete uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto. Io non ci guadagno niente, ma lo sconto è tutto per voi, quindi mi raccomando, non mancate. Altra conferenza da non perdere, questa volta internazionale, è il BTC Prague 2025, che si svolgerà a Praga dal 19 al 21 giugno. La conferenza più grande di Europa con speaker internazionali, una zona expo piena di aziende del settore e tanta gente con cui passare 2 splendide giornate. Se siete indecisi io vi consiglio anche solo di prendere il biglietto Expo, che vi dà accesso solo alla zona espositiva, ma fidatevi che anche lì ci sarà veramente tanta gente, tanti palchi, con tanti ospiti e tantissimi espositori. Vedrete che ne varrà veramente la pena. Anche qui potete utilizzare il codice PLAC per avere uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto. Link in descrizione per i ticket. Ci vediamo anche a Praga, mi raccomando. Ok, passiamo a vedere il cliente tipo numero 4. Persona riservata che non vuole dare i suoi documenti a destra e a manca, vuole usare solo pagamenti elettronici, non si fida troppo del peer-to-peer, non vuole spendere troppo in commissioni e preferisce avere a che fare con un'azienda ed è disposto anche ad accettare il fatto che l'azienda può venire a conoscenza dei suoi dati forniti dalla banca. Gli strumenti a disposizione per questo soggetto sono quelli che sono, variati di più da inizio anno, perché ha perso una serie di soluzioni che erano facili da utilizzare e avevano commissioni molto buone, ma purtroppo a causa delle nuove regolamentazioni hanno dovuto cambiare le loro politiche e quindi ora ricadono in un'altra categoria che vedremo dopo. Ad oggi rimangono il Bitcoin Voucher Bot, del quale trovate diversi video sul canale, ed è la soluzione migliore a mio avviso per questo tipo di clientela, perché è un bot di Telegram che non salva praticamente nessun dato dell'utente, ma rimane solo la tracciabilità del pagamento in banca. Inoltre, qui non state acquistando direttamente Bitcoin, ma dei voucher che poi andrete voi a riscattare, quindi è una soluzione particolare. Poi rimane ancora, anche se non sappiamo per quanto tempo, Pocket Bitcoin. Pocket sta cercando di tenere duro per non applicare il KYC a tappeto. Per esempio ora ha diminuito il limite di acquisti a 1.000 euro mensili senza KYC, anziché 1.000 euro giornalieri. Anche se in realtà se il rapporto diventa continuativo, in pratica se fate degli acquisti ricorrenti o con una certa frequenza, il KYC verrà comunque richiesto. Quindi al momento rimane un po' nel limbo. Io ve lo cito proprio perché teoricamente è ancora no KYC, però sappiate che potrà cambiare da un momento all'altro. Le commissioni qui sono del 2,5% per quanto riguarda il Bitcoin Voucher Bot e dell'1,5% per quanto riguarda Pocket. Poi abbiamo i tanto amati voucher Azteco che si possono comprare online senza KYC ma con il pagamento tracciato. Anche questi sono ancora una valida alternativa, anche se a volte hanno commissioni elevate e la procedura è un pochettino più complessa. Bene ragazzi, fino a qui abbiamo visto metodi di acquisto che hanno il contro di essere più complessi e più costosi rispetto ai classici broker, ma hanno il vantaggio di non dover richiedere i vostri documenti, così che le vostre informazioni non siano in pericolo. Questo è un tema delicato perché non è solo questione di documenti, ma se vengono rubati dei dati ad un broker di Bitcoin o a enti terzi ai quali il broker ha ceduto i vostri dati, i ladri sapranno chi siete, dove abitate e sapranno per certo che voi avete dei Bitcoin. Questo a mio avviso è un rischio elevato perché vi espone non solo a possibili attacchi tramite mail, ma anche a possibili attacchi fisici. Quindi io preferisco dare meno dati possibili in giro, specialmente se dovessi comprare dei Bitcoin.
E questo non vuol dire evadere o nascondere al fisco, perché lo so che ve lo state chiedendo. Voi potete tranquillamente usare questi strumenti e poi fare le vostre dichiarazioni o comunicare tutto quello che volete al fisco, senza però aver ceduto i vostri documenti a terzi, ok? Gli strumenti che vedremo da qui in avanti invece sappiate che richiedono i vostri documenti per il KYC, che il più delle volte verrà fatto da un'azienda terza e in più sono soggetti iscritti all'OAM, quindi invieranno i vostri dati con i relativi saldi e le movimentazioni all'OAM, un organismo statale. Ok, dopo queste precisazioni direi che possiamo continuare. Passiamo quindi al cliente tipo numero 5. Persona disposta a fare il KYC, che vuole pagare con sistemi elettronici o eventualmente anche in contanti, ma che non vuole utilizzare i classici exchange centralizzati. Vuole un'interfaccia semplice e vuole mantenere il controllo dei propri bitcoin, fondamentale questo. Qui si aprono diversi scenari, perché tutte le piattaforme che l'anno scorso venivano utilizzate senza KYC sotto determinati importi, ora richiedono il KYC. E quindi si è perso uno dei vantaggi competitivi che avevano nei confronti degli exchange classici. Nonostante questo, però, mantengono una serie di caratteristiche che sono comunque molto apprezzabili e che, a mio avviso, posizionano questi strumenti un gradino sopra i checks. Alcuni di questi vantaggi sono la semplicità di utilizzo e il mantenimento del controllo dei vostri fondi. Tra i vari servizi troviamo Relai, app per cellulare molto utilizzata e veramente semplice da utilizzare, è non custodial e ha anche integrata la possibilità di acquistare Bitcoin sul Lightning Network. Relai fornisce un vero e proprio wallet sia on-chain che Lightning, quindi avrete il vostro seed da dover gestire, mi raccomando. Di Relai trovate un tutorial qui sul canale. Il tutorial è stato fatto quando ancora non richiedeva i documenti. È ancora utile, è cambiata solo la parte del KYC, quindi se vi interessa potete almeno guardarlo per vedere il funzionamento. Poi abbiamo Bull Bitcoin, exchange arrivato da poco nel mercato europeo, che anche lui dà la possibilità di inviare i bitcoin acquistati direttamente sul proprio wallet. Ha una classica interfaccia web, ma è molto semplice da utilizzare. Infine vi cito nuovamente i voucher Azteco. Questa volta parliamo di quelli acquistabili nelle tabaccherie solamente in contanti, che sono diventati KYC, quindi dovrete fornire i documenti e verrete registrati. Però rimangono non custodial perché voi andrete ad incassarli direttamente su un vostro wallet. Con Relai abbiamo commissioni che possono arrivare all'1% e tante volte ci sono promozioni che azzerano le commissioni. Con Bull Bitcoin non avete commissioni fisse, ma ci sarà uno spread, sostanzialmente pagherete Bitcoin più caro rispetto alle altre piattaforme. Con i voucher Azteco invece le commissioni sono del 10%. Il cliente tipo numero 5 vedrà viaggiare quindi i suoi documenti attraverso diversi enti, ma almeno avrà sempre il controllo dei propri fondi. L'ultimo cliente tipo, che è il numero 6, è la persona che sostanzialmente non si fa nessun tipo di problema e vuole semplicemente comprare Bitcoin il prima possibile e al miglior prezzo possibile. In questo caso, che volete che vi dica, ci sono tutti gli exchange che volete, dovrete fornire anche gli esami del sangue, non sarete in possesso dei vostri fondi finché non li preleverete, pagando commissioni molto elevate, e avrete anche tutto il parco shitcoin a vostra disposizione. Qui non ve ne cito neanche uno perché tanto li conoscete, sinceramente non mi va di fare pubblicità perché ne hanno già fin troppa. Però se a voi interessa comprare Bitcoin subito e al miglior prezzo possibile, questi sono i compromessi che dovete fare. A voi la scelta, ragazzi. Io direi che qua ho terminato. Vi ricordo che questi non sono tutti i metodi, ok? Ma sono i più conosciuti e sicuramente ne esisteranno altri. Anzi, facciamo così, se ne conoscete altri non citati, ditemelo nei commenti e vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!